Il piatto che io propongo oggi è molto interessante, specialmente se invitiamo tante persone a casa per mangiare. È un piatto di carne dove però la carne non è tanta. Il pezzo di carne che io impiego è il cappello del prete. Questo è un muscolo che si chiama anche tasca. Perché? Perché viene inciso dal macellaio profondamente per ricavarne una tasca. In questa tasca si mette il ripieno. Diciamo che la cosa, che poi è un po' più difficile, da realizzare è proprio la cucitura della tasca. È un piatto proteico non eccessivamente grasso, quindi praticamente anche chi sta a dieta una fettina la può mangiare tranquillamente. Andiamo a vedere come fare il tutto. Questo è il pezzo di carne che andiamo a utilizzare, questa è la tasca di forma triangolare. Il macellaio mi ha procurato una tasca all'interno del pezzo di carne. È una tasca molto profonda che naturalmente è stata fatta con grande precisione proprio per evitare di rompere la carne così che poi il ripieno fuoriesce in cottura. Quindi questo qui fatevelo fare dal macellaio. In questa tasca andiamo a mettere il ripieno. Vi faccio vedere adesso come prepararlo. Questo è un caciocavallo fresco, non stagionato, quindi molto dolce. Ne tagliamo una fetta e lo tagliamo a cubetti. Questi cubetti li mettiamo nella pentolina. Rompiamo 3 uova. E cominciamo a fare cuocere. A fiamma bassa così che non si brucia, facciamo un po' rapprendere l'uovo. Aggiungiamo il parmigiano grattugiato e mescoliamo. La fiamma non deve essere molto alta perché il formaggio si deve sciogliere piano piano e incorporarsi all'uovo. Nel frattempo tagliamo il salame. Io utilizzo il salame tipo Napoli e lo tagliamo a pezzettini piccoli. Aggiungiamo il salame. Ci mettiamo qualche pisellino. Giriamo continuamente per non far attaccare sul fondo. E stessa cosa facciamo con il prosciutto, lo tagliamo a pezzettini piccolini. E aggiungiamo anche il prosciutto. Quando il formaggio si è sciolto e l'uovo si è parzialmente rappreso, possiamo spegnere. Per riempire la tasca mi aiuto con il bicchiere del frullatore, metto la carne dentro e apro bene l'apertura, dove andrò a mettere il ripieno. Arrivata a questo punto possiamo cucire la tasca. Prendiamo un ago dalla cruna larga e infiliamoci 3 fili per cucito e cominciamo a cucire. Semplicemente bisogna prendere l'ago e passarlo da una parte all'altra del margine della tasca. Ecco fatto.
Facciamo i punticini abbastanza ravvicinati per evitare che poi si possano rompere e il nostro ripieno esce fuori. Nell'ultimo punto ci passiamo dentro l'ago e stringiamo bene e facciamo questa operazione altre 3 volte, così siamo sicuri che il nodo non si va ad aprire. E abbiamo fatto. Non tagliamo troppo sotto e quindi il pezzo di carne è stato ricucito. Ora si può mettere direttamente così nel forno oppure, come faccio io, si può legare con dello spago, così per dargli una forma più regolare. Per legare la carne abbiamo bisogno dello spago, quello da cucina. Passiamo il filo e ci facciamo un primo nodino. Il filo lo passiamo sulla lunghezza della carne e andiamo a passarlo poi dove abbiamo fatto il nodino per assicurarlo. Adesso facciamo dei giri attorno alla carne, quindi prendiamo il filo, lo mettiamo su questo che abbiamo messo longitudinalmente e lo facciamo passare sotto la carne. A questo punto facciamo un altro nodino. E così ancora. Quindi prendiamo il filo lungo, con le dita ci fermiamo sulla banda centrale, facciamo passare il filo attorno alla carne e poi qui andiamo a fare un giro. A questo punto facciamo un nodo per evitare che si possa aprire e abbiamo finito. Come vedete è stato abbastanza semplice, abbiamo ottenuto un pezzo di carne molto regolare e adesso andiamo a iniziare la cottura. La prima parte della cottura viene fatta sul fuoco per far sigillare la carne e poi dopodiché la andiamo a mettere in forno. Trasferiamo adesso la carne in una teglia capiente. Ci mettiamo sopra l'olio dove l'abbiamo fatta soffriggere. Aggiungiamo ancora un bel po' di olio. La cipolla tagliata e aggiungiamo un po' di pomodoro. E possiamo infornare in forno preriscaldato a 150 gradi. La carne ha cotto per 2 ore in forno a 150 gradi. In queste 2 ore io l'ho irrorata spesso con il fondo di cottura e a un certo punto l'ho coperta con un foglio di carta di alluminio proprio per evitare che si asciugasse troppo. Questa è la carne che abbiamo ottenuto. L'ho fatta ben raffreddare, prima di tagliarla deve essere perfettamente fredda perché sennò le fette si sfaldano.
La prima fetta, cioè quella dove abbiamo cucito, va tolta. Adesso occupiamoci del condimento. Prepariamo con il fondo di cottura una salsina che poi andiamo a mettere sulla nostra carne imbottita. Dalla carne in cottura è fuoriuscito il ripieno. Io questo non lo butto, lo vado a frullare insieme al fondo di cottura e dà veramente molto sapore. E ora frulliamo. Mettiamo una coppetta.